Rieccoci, come vedete quest'oggi, con un mazzo che io amo particolarmente, ossia i Black Tarot. Questo, ragazzi, sapete che è un mazzo meraviglioso che nasce appunto dalla sinergia tra appunto la ritualità dei nativi e indigeni americani e la spiritualità e ovviamente la tradizione culturale africana, che ci pone in contatto diretto, ovviamente, come appunto potete vedere, con i nostri spiriti guida e ovviamente i nostri antenati. Voi sapete che io amo particolarmente questo mazzo proprio perché è un mazzo estremamente versatile, cioè permette di affrontare, ovviamente grazie a un'importante iconografia, più argomenti, quindi argomento sentimentale, emozionale, piuttosto che ovviamente professionale, finanziario ed economico, e soprattutto anche permette di affrontare diversi tipi di stesa, tra cui appunto anche la stesa e la variante doppia, come appunto è il caso di quest'oggi. Dunque avrete due varianti, la variante 1 e la variante 2, tra cui appunto poter scegliere. Io vi lascio come sempre, ragazzi, il link in descrizione di un mio video precedente a questo, in cui appunto descrivevo in maniera dettagliata l'intero mazzo e ovviamente la tradizione che ne sottende. D'accordo? Quindi se volete potete andare appunto a rivedere l'introduzione di questo video. Dunque, la domanda, come avrete visto, ovviamente è una domanda che vale per chiaramente entrambe le stese, entrambe le varianti, variante 1 e variante 2. Ecco, la domanda riguarda delle sorprese in due ambiti, in amore e in ambito economico-finanziario e ovviamente professionale. Dunque cercheremo di capire quali novità future vi aspettano, sia in amore, ovviamente identificando magari anche qualche ostacolo piuttosto che qualche rivale, e chiaramente in seconda battuta le novità che ci saranno da un punto di vista economico-finanziario e ovviamente qualche piccolo ostacolo, ovviamente ragazzi a seconda del valore dell'arcano posizionato appunto come ostacolo. D'accordo? Per quanto riguarda i tempi, ovviamente di queste sorprese farà fede sicuramente la carta estratta. Voi sapete che ogni singolo arcano ha una propria tempistica ben precisa, quindi dei giorni ovviamente ben precisi a ciascuna carta appunto deputati. E dunque vedremo chiaramente poi a seconda appunto dell'arcano estratto in quali tempistiche avverrà o riceverete appunto questa bella sorpresa. D'accordo? Di conseguenza, ovviamente è un metodo che andrò ad utilizzare molto semplice, quindi a 4 carte, ma a mio avviso importante proprio per cercare anche di identificare immediatamente di impatto i pro e i contro di una determinata situazione, sia in amore che ovviamente anche per quanto riguarda appunto l'aspetto economico-finanziario e professionale. Dunque possiamo appunto iniziare con la prima variante, quindi io mescolo appunto il mazzo e dunque per tutti coloro che sceglieranno questa prima variante cerchiamo di capire quali novità vi aspettano prossimamente in amore e in ambito economico-finanziario e ovviamente professionale. Vediamo un po'. Con un metodo semplice ma molto veloce e quindi anche altrettanto efficace. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora allontaniamo il mazzo come sempre appunto dal tavolo di stesa. Allora, iniziamo chiaramente con la prima posizione che riguarda appunto le novità in amore, quindi ovviamente nel prossimo futuro che cosa vi aspetta. Vediamo un po'. E qui abbiamo una carta molto bella perché abbiamo il 10 di denari. Allora, il 10 di denari è una carta bella che parla di riunione, che parla ovviamente di uno stare insieme, che parla di un ritrovarsi. Il 10 di denari parla di un rapporto stabile, nel caso in cui voi appunto abbiate un compagno, un rapporto che però andrà ad approfondirsi ovviamente nel futuro e che in qualche modo vi farà sentire a casa. Perché dico questo? Ragazzi, il 10 di denari, vedete, ovviamente anche iconograficamente riporta appunto ad una gruppalità, ad una famiglia, ovviamente come potete ben vedere stretta attorno a sé, una famiglia che si ama, che si vuol bene e dunque un rapporto che procederà molto bene e che potrebbe prendere una piega particolarmente importante, profonda e ufficiale. Nel caso in cui voi siate, per esempio, fidanzati, magari anche da diverso tempo, l'altra persona potrebbe proporvi una convivenza, uno stare insieme più a lungo, o addirittura anche un matrimonio. Nel caso in cui voi siate single, il 10 di denari parla di un incontro molto importante che potrebbe avvenire in casa, cioè nel senso in ambito per voi familiare, non necessariamente in ambito domestico, potrebbe essere un amico di famiglia, per esempio l'amico di vostro fratello o l'amico del cugino che frequentate più frequentemente o della cugina. Il 10 di denari parla dunque di una nuova conoscenza che vi verrà facilitata da persone che fanno parte o, vi ripeto, del vostro ambito familiare, ma per casa io intendo anche appunto un ambiente quotidiano che voi frequentate da tempo, quindi si può trattare anche del vostro ambito professionale, cioè un ambiente che per voi è giornaliero, quotidiano, quasi casalingo. Ci sono persone che trascorrono addirittura delle proprie 24 ore, molte più ore al lavoro che non nella loro stessa abitazione, se non è casa quella. Quindi obiettivamente il 10 di denari parla di un ambiente casa, appunto un ambiente da voi conosciuto da tanto tempo, in cui vi sentite comunque ben inseriti, quindi anche un ambito professionale può essere metaforicamente inteso con la carta del 10 di denari. Quindi potreste conoscere appunto una nuova persona anche in quell'ambiente. Potrebbe essere, per esempio, anche un nuovo assunto, perché no? Oppure potrebbe essere, per esempio, una nuova collaborazione. Nel caso in cui voi lavoriate in proprio, potrebbe essere un cliente, ragazzi. Quindi comunque una persona che potrebbe richiedere una vostra consulenza. Nel caso in cui, per esempio, siate avvocati, potrebbe essere un vostro cliente. Oppure nel caso in cui siate medici potrebbe essere un paziente, una paziente, quindi comunque una persona che potrebbe essere legata a voi, potrebbe diventarlo, grazie proprio anche al vostro lavoro. Quindi una persona che, ovviamente, parliamo di pentacoli, sicuramente è una persona benestante. Ora ragazzi, per benestante non si sta parlando di milionaria, ok? Quindi una persona che comunque vive con un certo agio, o comunque una persona che sa amministrare bene il proprio denaro, 10 di denari appunto. Quindi situazioni in ambito sentimentale molto fortunate. Quindi vi ripeto, nel caso in cui voi abbiate una storia, questa storia procederà molto bene e tra l'altro sarà anche costellata per esempio da grosse entrate. Cioè, nel caso in cui voi siate sposate o comunque abbiate già un rapporto assolutamente stabile, ecco, il 10 di denari può parlare proprio di entrate copiose, derivanti per esempio
dalla vendita di un immobile, oppure 10 di denari parla anche di un'eredità familiare, d'accordo? Quindi per famiglia si può intendere appunto la famiglia di origine. Quindi il 10 di denari parla di un ambito, vi ripeto, a voi conosciuto, quindi un ambito casa, un ambito famiglia, un ambito per voi tradizionale, un contesto sociale che voi conoscete da tempo, che vi darà stabilità, solidità e che vi vedrà sentimentalmente felici. D'accordo? Quindi potreste, per esempio, anche andare a comprare casa con vostro marito o il vostro compagno, il vostro fidanzato, perché il 10 di denari parla proprio anche di lavori in casa, lavori di ristrutturazione, quindi potreste, vi ripeto, decidere di comprare una casa, ovviamente contestualmente o successivamente alla vendita, per esempio, di un vostro appartamento. Solitamente si tendono ad effettuare appunto anche tramite appunto agenzie immobiliari degli atti comunque contestuali di compravendita, d'accordo? Quindi 10 di denari potrebbe anche parlarci di questo. Comunque una situazione molto bella, una situazione rinnovata che proprio si riferisce all'ambiente domestico, all'ambiente casa, all'abitazione, al focolare, ma anche alla vostra famiglia, d'accordo? Quindi comunque qui arriveranno anche delle buone notizie in riferimento al denaro che riguarda la vostra famiglia e che ovviamente contribuirà a rendere il vostro rapporto già esistente ovviamente ancora più felice. Quindi qui ci sono tante soddisfazioni, ragazzi. Quindi vi ripeto, potreste anche proprio decidere di effettuare un acquisto di una casa, di un immobile, e questo sarà un periodo veramente molto favorevole per voi. Allora, è chiaro che parliamo di pentacoli, quindi le tempistiche non sono estremamente veloci, d'accordo? Generalmente il 10 di denari ha come, diciamo, giornate o comunque settimana di forte energia, di realizzazione, i giorni che vanno dal 15 al 20 settembre. Quindi chiaramente sono i giorni di maggiore energia per quanto riguarda proprio questo tipo di realizzazione. Quindi una realizzazione importante, vi ripeto, da un punto di vista sia sentimentale che però anche contestualmente appunto economico-finanziaria. Nel caso in cui, vi ripeto, voi siate single, il 10 di denari ci parla della conoscenza di una persona che per voi diventerà importante. Una conoscenza che diventerà nel tempo, quindi entro i prossimi mesi, quindi anche ovviamente dopo l'estate in particolar modo, una storia importante che potrebbe proprio prevedere appunto addirittura una convivenza, un vero e proprio fidanzamento. D'accordo? Quindi qui sicuramente si parla di grande fortuna, una fortuna che a voi ovviamente arriderà. Vediamo però in questo caso qualche piccolo ostacolo nel caso in cui appunto ci possa essere. E qui abbiamo l'8 di denari, dovrete comunque impegnarvi molto. Allora, l'8 di denari parla, vi ripeto, di un grande impegno, di un dover comunque lavorarci sodo, cosa che sicuramente a voi non spaventa, perché l'8 di denari ci parla sempre di comunque persone forti, caratterialmente forti, comunque determinate. Però è chiaro che in questo caso bisognerà saper amministrare bene, dosare bene le proprie forze, perché ragazzi è chiaro che nel momento in cui si effettuano dei cambiamenti importanti, ovviamente le energie psicofisiche possono risentirne, d'accordo? Quindi è ovvio che con l'8 di denari si dovrà lavorare tanto, lavorare sodo per realizzare tutto questo. Quindi, per esempio, vi parlavo di una compravendita piuttosto che in qualche modo di gestire un'eredità. È chiaro che di fronte comunque, per esempio, ad una forte entrata di denaro, il saperlo gestire e investire è fondamentale. Anche nel caso in cui, per esempio, voi siate impegnati a livello professionale in qualcosa di importante, è fondamentale saper comunque gestire bene ed usare bene le tempistiche,
perché potreste stancarvi molto. Inoltre, l'8 di denari in, diciamo, accezione di ostacolo potrebbe rappresentare anche cattivi consigli o comunque manovre poco pulite che qualcuno potrebbe tentare di fare a vostro danno. Quindi qualche raggiro. Attenzione a questi raggiri. Quindi attenzione a magari piccoli errori finanziari o anche piccole noie legali, dovute, vi ripeto, sempre al comportamento di terzi, quindi non vostro ovviamente, che agiscono in maniera poco pulita. D'accordo? Quindi è ovvio che bisogna cercare di tenere ben gli occhi aperti e comunque cercare di fare le cose con una certa razionalità, coscienza e occhi appunto ben aperti. Quindi cercate di ragionare bene su determinate situazioni. Quindi non soltanto ovviamente da un punto di vista pratico, ma anche da un punto di vista mentale e sentimentale. Cioè, dicevo con i 10 di denari che qui ci saranno delle ottime sorprese in ambito sentimentale, soprattutto nel caso in cui voi siate single. Potreste incontrare una persona importante. Attenzione quindi alle scelte che andrete a fare. Cioè dovete cercare di capire bene chi avete di fronte a voi, se è effettivamente la persona giusta. Nel caso in cui voi siate fidanzate e per esempio la vostra metà vi chieda di sposarla, è chiaro che prima di ovviamente accettare, cercate anche, per carità, magari di prendervi del tempo per poter capire se sia la scelta giusta per voi. Cioè non fate scelte avventate, vi viene consigliato dall'8 di denari. Perché chiaramente agendo in maniera, non dico superficiale, però lasciandosi trasportare magari dalla positività, dall'adrenalina del momento, si potrebbe comunque rischiare di prendere qualche cantonata, d'accordo? Quindi cercate di tenere bene gli occhi aperti. Vi ripeto, lavorarci sodo, con attenzione e razionalità. Questo può portare sicuramente il soggetto della stesa, quindi voi in questo caso, a stancarvi molto. E vi ripeto, attenzione ai consigli, perché potrebbe esserci qualcuno di poco pulito che potrebbe, per esempio, consigliarvi qualcosa di non corretto. D'accordo? Quindi prestate ben attenzione a qualsiasi progettualità voi andrete comunque a mettere in atto. In particolar modo sentimentale, visto che appunto siamo nell'ambito dei sentimenti. E soprattutto prestate attenzione a come andrete ad impiegare il vostro denaro, perché qui ve lo ribadisco, il denaro arriva. L'8 di denari conferma il 10 di denari, è un'altra carta di pentacoli, quindi qui c'è del denaro in arrivo, però attenzione a come amministrarlo, d'accordo? Perché è fondamentale, ovviamente. Anche, ovviamente, l'8 di denari si rifà come tempistica al mese di settembre, ai giorni che vanno dal 2 all'8 di settembre. Quindi proprio contestualmente alla situazione positiva prevista dal 10 di denari, qui si tratta in qualche modo di prestare attenzione perché saranno dei movimenti talmente importanti e anche, diciamo, di peso, ok, da un punto di vista sentimentale, ma dunque anche ovviamente familiare piuttosto che ovviamente economico-finanziario, che implicherà e ovviamente prevederà un'importante attenzione da parte vostra. D'accordo? Anche nel caso in cui decidiate di impegnarvi definitivamente con una persona. Cercate di capire se questa persona possa effettivamente fare al caso vostro. Perché qui le belle notizie ci saranno, ma ovviamente la capacità decisionale chiaramente spetta a voi. D'accordo? Quindi potrebbe essere un momento molto bello, 10 di denari, ma altrettanto stancante, 8 di denari. Proprio perché, come tutti ovviamente i momenti più belli chiaramente della nostra vita, richiederà comunque molto sforzo e un certo impegno. D'accordo? Vediamo dunque in questa posizione quali novità ci saranno in ambito economico-finanziario e professionale. Vediamo un po'.
E qui abbiamo la carta del Papa. Allora, una carta molto bella, se vogliamo anche molto dolce, perché il Papa ci parla sicuramente di un aiuto che potrebbe arrivarvi proprio appunto, visto che parlavamo anche prima del 10 di denari, quindi l'ambito familiare, da una persona che potrebbe far parte proprio della vostra famiglia, perché il Papa rappresenta generalmente il padre, piuttosto che uno zio, piuttosto che un fratello più grande, o comunque una persona non necessariamente anagraficamente più grande di voi, comunque una persona matura, saggia, sicuramente però non un trentenne, perché chiaramente il Papa si rifà a un'energia maschile dai 40-45 anni in su. È chiaro che la carta del Papa parla anche di un eventuale marito, di un compagno ufficiale nel caso in cui voi ce l'abbiate. Comunque una persona saggia e matura che, come tipico del Papa, vi farà da guida. Quindi una persona molto importante per voi che o farà da pacere e andrà a riequilibrare determinate situazioni rimaste in sospeso, oppure in qualche modo vi potrebbe proprio aiutare in ambito appunto professionale a trovare lavoro, o potrebbe indirizzarvi per esempio verso determinate scelte corrette. Nel caso in cui voi siate impegnate, il Papa sia il vostro compagno ufficiale, ecco, potrebbe in qualche modo avere magari anche delle migliorie lui in ambito professionale, per esempio aumentando anche la paga mensile, e questa situazione potrebbe apportare, ovviamente di rimando, positività anche a voi, perché il Papa parla anche di questo, cioè di promozioni, di ottime notizie, oppure voi potreste ricevere delle ottime notizie e per esempio il vostro datore di lavoro, che potrebbe proprio essere questo Papa, ovviamente potrebbe portarvi appunto delle ottime notizie, una sorta di promozione. D'accordo? Quindi qui c'è una figura, un'energia maschile molto importante che vi porterà delle ottime notizie, che comunque vi aiuterà. O rendendo l'ambiente, per esempio, professionale molto più equilibrato, molto più positivo, molto più tranquillo, oppure, vi ripeto, potrebbe essere appunto un genitore o un compagno ufficiale, un marito, che in qualche modo potrebbe aiutarvi ad accrescere il vostro patrimonio familiare, proprio per permettere ovviamente anche a voi in prima persona di realizzarvi. D'accordo? Quindi potrebbe essere appunto un padre, uno zio, qualcuno che possa, per esempio, prestarvi del denaro per aiutarvi a realizzare i vostri sogni. La carta del Papa è una carta quindi molto bella e molto positiva, ci parla sicuramente quindi di riconoscimenti, ci parla di successo, ci parla, vi ripeto, di una guida molto importante, un'energia appunto maschile che per voi sarà veramente fondamentale, perché vi darà quel consiglio giusto al momento giusto. Quindi una persona, vi ripeto, molto saggia e affidabile, che ovviamente qualsiasi cosa vi dirà sarà ovviamente unicamente votata alla positività, quindi una persona che cercherà comunque di aiutarvi con il buon cuore, perché ha voglia di aiutarvi, non perché vuole qualcosa in cambio. È una persona molto buona, quindi che ha voglia di aiutarvi perché ha voglia ovviamente di vedervi realizzate felici. D'accordo? Quindi sicuramente il Papa parla ovviamente anche di ottimi affari, condotti ovviamente con anche il sostegno, per esempio, di questo Papa, o comunque delle occasioni fortunate che ovviamente aumenteranno la portata della propria fortuna soltanto nel tempo, perché il Papa comunque parla di cambiamenti non necessariamente eclatanti, evidenti, magari anche silenti, ma che comunque nel tempo avranno un peso effettivo notevole. D'accordo? Quindi comunque il Papa parla di personaggi influenti che vi vogliono bene, che vi apprezzano, che vi stimano e che potrebbero proprio aiutarvi. Un'energia ovviamente maschile. D'accordo?
Quindi il Papa parla anche di una situazione, da un punto di vista delle vostre stesse energie, in forte ripresa. Quindi vi sentirete sicuramente meglio e questa situazione potrebbe proprio portarvi anche da un punto di vista professionale a lavorare di più, lavorare meglio, perché proprio potreste sentirvi meglio. D'accordo? Quindi il Papa parla di discrezione, ma anche di diplomazia, di equilibrio, di riappacificazione, nel caso in cui, per esempio, voi abbiate avuto delle problematiche in ambito professionale con il vostro datore di lavoro piuttosto che con altri colleghi, ecco, il Papa parla di riappacificazione, quindi la situazione andrà a riequilibrarsi e vi ripeto, godrete proprio della protezione, dell'aiuto anche morale ed etico da parte di un'energia maschile molto importante. D'accordo? Quindi tutti i problemi con la carta del Papa andranno a risolversi. Quindi state tranquilli che sicuramente nel caso in cui abbiate comunque delle difficoltà, qui andrete ad affrontare una situazione molto positiva grazie, vi ripeto, o alle vostre forze con questo 8 di denari di cui vi parlavo poco fa, oppure grazie in particolar modo a questa energia così importante maschile che vi darà una mano. D'accordo? La carta del Papa comunque ha tempistiche relativamente veloci perché grosso modo dai 15-20 giorni al massimo un mese di realizzazione. Quindi entro poco tempo sicuramente la vostra situazione economico-finanziaria e professionale andrà a migliorare e migliorerà notevolmente. D'accordo? Quindi, vi ripeto, anche proprio grazie all'aiuto di un'energia maschile che farà di tutto per cercare di aiutarvi e di rendere il vostro ambiente professionale decisamente migliore. O vi ripeto, potrebbe essere proprio qualcuno che può aiutarvi a trovare lavoro o per esempio ad espandere la vostra attività. Perché no? Potrebbe essere il socio giusto al momento giusto. D'accordo? Generalmente la carta del Papa è legata ai due segni zodiacali dell'Ariete e del Sagittario. Quindi potrebbe essere un individuo, per aiutarvi anche ovviamente a capire chi possa essere, appartenente ad uno di questi due segni o averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi due segni nei pianeti principali che strutturano la personalità di un individuo, cioè la Luna, Venere, Marte e Mercurio. Quindi vi faccio un esempio, potrebbe avere per esempio appunto Mercurio in Sagittario, Luna e Venere in Ariete. Quindi persona veramente molto positiva e situazioni di appianamento e riappacificazione. Entro proprio al massimo mesetto. Vediamo in questa posizione ancora qualche piccolo ostacolo. E qui abbiamo la carta della giustizia. Allora, la giustizia parla, vi ripeto, come già vi dicevo con l'8 di denari, di piccole noie legali o comunque magari qualche notizia non proprio positiva, che però chiaramente includerà da parte vostra molta attenzione, ecco qua la giustizia, proprio come vi dicevo con quell'8 di denari, per evitare ritardi, intrighi, inganni. D'accordo? Quindi cercate di evitare e di stare il più possibile con gli occhi aperti per evitare appunto in qualche modo dei piccoli raggiri che potrebbero portarvi ad una situazione, vi ripeto, di piccole grane. È chiaro che questa situazione verrà appianata, perché qui abbiamo il 10 di denari e la carta del Papa. Però è anche vero che qui delle piccole increspature potrebbero esserci. La giustizia parla anche di equilibrio, vedete? Quindi cercate di evitare gli eccessi e la sregolatezza, proprio come vi dicevo con l'8 di denari. Tra l'altro, ragazzi, ovviamente, come avrete notato, la carta della giustizia è l'8º arcano maggiore, proprio come l'8 di denari, che ovviamente si equivalgono da un punto di vista numerologico. Di conseguenza è evidente il richiamo. Quindi la vostra vita sentimentale sarà fortemente condizionata dalla vostra vita economico-finanziaria e professionale, sia nel bene
che anche nel male, cioè sia negli elementi positivi, che qui ci saranno e anche tanti, ma anche negli ostacoli, d'accordo? Quindi cercate comunque di tenere bene gli occhi aperti, perché potreste incontrare persone molto furbe e che potrebbero, vi ripeto, non agire in maniera del tutto pulita, d'accordo? Quindi delle piccole increspature in un momento molto bello e molto positivo, che però potrebbe obiettivamente in qualche modo portarvi a delle piccole preoccupazioni. Poi è chiaro che la giustizia, vi ripeto, parla comunque anche di tempistiche lunghe, quindi di ritardi, cioè voi potreste dover in qualche modo pazientare rispetto a quelle che sono le vostre necessità e i vostri sogni per realizzare appunto determinati desideri. Mi spiego, nel caso in cui voi vogliate comprare una nuova casa con il vostro compagno, il vostro marito, potreste dover aspettare per esempio più tempo del previsto, magari non perché abbiate difficoltà economiche, ma perché non riusciate a trovare la casa giusta. Ecco, attenzione per esempio a quello che potrebbe esservi consigliato. Oppure nel caso in cui voi vogliate a tutti i costi un nuovo posto di lavoro, attenzione alle false promesse da parte per esempio di datori di lavoro scaltri e furbi. Quindi in questa variante effettivamente la vita sentimentale e la vita professionale ed economico-finanziaria vanno di pari passo, cioè si influenzano a vicenda. Potrebbero esserci dei piccoli ritardi, ma dovuti, vi ripeto, alla, diciamo, disonestà di persone che potreste incontrare, non proprio del tutto pulite. Quindi, vi ripeto, ci potrebbero essere dei piccoli fastidi, che però, vi ripeto, con questo Papa e con questo 10 di denari andranno a risolversi velocemente, però potrebbero causare appunto dei ritardi rispetto alla vostra progettualità. Quindi piccoli contrattempi che però, vi ripeto, non andranno a vanificare i vostri sforzi. Cioè ragazzi, non c'è la carta della torre, d'accordo? O la carta del giudizio al rovescio. In questo caso, con la carta della giustizia abbiamo delle discordie. Quindi attenzione a persone con le quali avrete a che fare, che potrebbero avere un atteggiamento da furbetti, per cercare di in qualche modo ottenere il proprio tornaconto. Quindi anche nel caso in cui, per esempio, voi abbiate delle problematiche legali, per esempio legate al vostro ambito professionale, cercate, mi raccomando, di farvi avvicinare o in qualche modo seguire da una persona, che potrebbe essere proprio questo Papa, buona, pulita e che sa far bene il suo lavoro. Tra l'altro molto spesso la carta del Papa può rappresentare un giudice o comunque un ottimo avvocato. Quindi cercate di farvi seguire dalla persona giusta al momento giusto, perché vi ripeto, qui la positività c'è. Tra l'altro la carta appunto della giustizia ci parla proprio del periodo autunnale, quindi io vi parlavo ovviamente con le carte precedenti del periodo legato a settembre. Ecco, in questo caso la carta della giustizia ci parla proprio del periodo autunnale. Quindi entro 2, 3, 4 mesi, proprio perché ovviamente la carta della giustizia è legata al segno zodiacale della bilancia, come è facilmente intuibile, ecco, ci potrebbero essere dei rallentamenti. Quindi la situazione andrà avanti molto bene, situazioni che comunque si risolveranno, ma con qualche piccolo rallentamento o qualche furbetto di troppo che potreste incontrare sulla vostra strada entro appunto i prossimi 3-4 mesi, quindi entro l'autunno. D'accordo? Quindi direi che è una stesa comunque molto bella, una stesa molto positiva, che parla particolarmente di denari, appunto, perché qui anche in ambito sentimentale si parla di denari, ma ovviamente in modo sicuramente molto positivo. D'accordo? Con questa figura direi molto molto importante che potrebbe proprio aiutarvi anche con questa carta della giustizia che può parlare appunto di piccole noie, contrattempi e qualche ritardo di troppo che però vi ripeto andrà sicuramente poi ad esaurirsi. D'accordo? Di conseguenza ottime novità direi assolutamente sia in amore con questo 10 di denari ma anche in ambito professionale. Dunque che dirvi? Buone sorprese e ovviamente a presto!
Rieccoci dunque con la seconda variante, dunque esattamente come appunto vi dicevo per la prima variante e ovviamente nell'introduzione alla stesa ci occuperemo appunto di novità e sorprese in ambito ovviamente sentimentale e in seconda battuta in ambito appunto economico, finanziario e ovviamente professionale, con anche qualche eventuale piccola indicazione per quanto riguarda anche eventuali ostacoli da superare, però ovviamente con focus sulle sorprese, quindi sulle novità che vi aspettano, d'accordo? Quindi utilizzerò un metodo molto veloce, molto semplice, quindi di 4 carte, 2 per quanto riguarda l'aspetto sentimentale e ovviamente 2 carte per quanto riguarda l'aspetto appunto economico-finanziario e professionale. Vediamo un po' dunque, per chi ha scelto la seconda variante, quali novità ci saranno. Qui si è già girata una carta, che bello, la carta del Papa, che è uscita tra l'altro anche nella variante nella stesa precedente, quindi evidentemente anche per voi qui c'è una figura maschile molto importante che vi verrà in aiuto. Che bello, tra l'altro il Papa è un'energia buona, proprio una persona buona che vi vuole bene. Può essere un papà, può essere uno zio, può essere anche il vostro stesso compagno, quindi anche voi godrete della protezione di questo stesso personaggio. Molto molto bella questa cosa, ve lo auguro veramente di cuore ragazzi, perché il Papa è una carta molto bella, molto positiva, che ci parla appunto di amore, che ci parla appunto di riappacificazione, che ci parla di grande affetto, molto bella. Allora, comunque torniamo alla stesa e dunque per il principio di sincronicità, che qui abbiamo visto già particolarmente in azione, cerchiamo di capire quali sorprese e quali novità. Vediamo un po'. Allora, perfetto. Allora, direi che si vedono molto bene. Allora, iniziamo dunque ragazzi dalla prima posizione, ossia appunto le novità in amore. Vediamo un po'. Che bello. 2 di coppe, ma io penso che sia, per quanto riguarda l'amore, una delle carte più belle, obiettivamente, ragazzi. 2 di coppe, una carta bellissima, mamma mia. Allora, e vi auguro anche questo veramente di cuore, ragazzi, perché l'amore scalda il cuore, Effettivamente nei momenti di grande difficoltà della vita avere qualcuno al proprio fianco è fondamentale. Ho passato anch'io momenti di grande difficoltà e ovviamente avere al mio fianco comunque la persona che amo e che mi ama è chiaro che è stato ed è assolutamente fondamentale. Quindi l'amore è veramente una forza molto potente che può arrivare dalla propria famiglia, dalla propria mamma, dal proprio papà o ovviamente dalle proprie sorelle, fratelli o dal proprio uomo, dalla propria donna, dal proprio compagno o compagna. Quindi è veramente una forza potente che scalda il cuore. E caspita, in questa variante iniziamo proprio con il cuore, mamma mia, il cuore in primo piano, che bello. Allora, 2 di coppe, un amore. 2 di coppe parla di amore, amore grande. 2 di coppe parla di un rapporto. Guardate, allora, guardate queste 2 figure da un punto di vista iconografico e ovviamente anche per quanto riguarda i colori in particolar modo di questa carta. Che cosa potete notare? Che la maglietta ovviamente di lui, i pantaloni di lei sono dello stesso colore come viceversa, pantaloni di lui e maglietta di lei.
Ovviamente questo che cosa ci riporta immediatamente? Ad un significato fondamentale dell'amore. La complicità, la complementarietà, tutto ciò che a noi in qualche modo manca e che non fa parte del nostro carattere, del nostro temperamento, ci viene in qualche modo, vedete, donato, consegnato proprio per amore dall'altra persona, che quindi ci viene a supportare nelle nostre mancanze, creando una sorta di, vedete, fusione, una sorta di tutt'uno. Questo è un modo di vedere l'amore molto bello. L'amore come complementare. Due persone, vedete, che procedono accanto, non uno davanti all'altra, ma procedono insieme, rispettandosi, stando l'uno al fianco dell'altra, dividendosi i pesi, guardate, dividendosi gli oneri, non soltanto gli onori. Due persone che sanno in qualche modo essere l'aiuto di cui l'altro ha bisogno. L'amore è ricevere? Non è solo ricevere. L'amore è dare. È soprattutto donare. Donare il nostro tempo. Donare le nostre qualità. Il nostro ascolto. Un abbraccio alla persona che amiamo. L'amore, ragazzi, ci mette in stretto contatto con l'altra persona. Ci fa in qualche modo sentire quel filo rosso meraviglioso che ci lega all'altra persona. Perché comunque qualsiasi cosa ci possa accadere, noi sappiamo che l'altro c'è, che ci sarà. Quindi l'amore comporta anche fiducia, comporta lealtà, comporta l'esserci sempre e comunque. L'amore è presenza, ragazzi. L'amore non è mancanza. L'amore non è sparire, tornare, poi sparire di nuovo, poi ritornare. L'amore è esserci. L'amore è profondità. Ciascuno di noi ama in modo diverso ed è stato amato in modo diverso, certo. L'esperienza dell'amore non è uguale per tutti, ma ci sono delle basi che sono comuni. E che l'amore è un sentimento di una potenza incalcolabile. E dunque l'amore non prevede forme di prevaricazione. L'amore non prevede obbligo, violenza, aggressività, menzogna. L'amore prevede lo starsi accanto, il dare generosamente. L'amore non è ricatto, l'amore non è ingordigia, l'amore non è egoismo. L'amore è esserci. Ecco, il due di coppe è questo, no? È proprio questo insieme di definizioni dell'amore, cioè lo starsi vicini l'uno all'altra. Dunque, se voi avete ad oggi, ragazzi, un rapporto, questo rapporto diventerà speciale, diventerà il rapporto della vostra vita, cioè voi vi renderete conto, ragazzi, che l'amore che avete al vostro fianco è la persona giusta. Due di coppe parla addirittura di un matrimonio, parla anche di figli, quindi potreste addirittura volere dei figli da questa persona, potrebbero arrivare dei figli, potreste in qualche modo decidere di sposarvi nel caso in cui siate per esempio fidanzati. L'amore parla, e il due di coppe parla, di un rapporto che diventa profondo nei sentimenti, cioè voi sentirete la potenza dell'amore che vi lega a questa persona. Il due di coppe per i single ovviamente parla dell'incontro. L'incontro, la fiamma gemella, vedete? Quindi troverete la persona giusta per voi. Troverete la persona che stavate aspettando magari anche da tanto tempo, quindi la persona da amare, una persona che sappia ricambiarvi, la persona appunto giusta per voi, quindi la vostra anima gemella. E tra l'altro la incontrerete in brevissimo tempo, perché il due di coppe, come tutte le carte di coppe, ragazzi, non ci parla di mesi, parla di giorni, qualche settimana al massimo, quindi entro un mesetto comunque direi che l'estate sarà assolutamente proficua e benefica per voi perché troverete la persona giusta. Ma il due di coppe ci parla anche di un incontro che quindi non sarà solo veloce, ma sarà anche un colpo di fulmine, cioè voi sentirete a pelle che questa è la persona giusta,
perché le coppe parlano di sentimenti e di emozioni che proprio trapelano immediatamente dallo sguardo, anche semplicemente da un primo toccarsi, parlarsi, sfiorarsi. Quindi voi capirete subito, e anche ovviamente l'altra persona, perché l'amore, ragazzi, è reciprocità. Altra definizione importante, quindi capirete immediatamente che è la persona giusta e l'altra persona lo capirà. Quindi non è un amore a senso unico, d'accordo? Anche perché l'amore a senso unico dopo un po' si esaurisce, d'accordo? Qui non si esaurisce, due di coppe è un amore che procede a gonfie vele. Parla di festeggiamenti, quindi momenti di gioia, parla anche di incontri, quindi voi vedrete questa persona, e parla anche di mondanità, cioè voi potreste incontrare questa persona, a differenza per esempio della variante precedente dove c'era l'ambito professionale come l'ambito ovviamente predisposto all'incontro, in questo caso invece abbiamo le coppe, quindi in particolar modo due di coppe, cioè voi potreste conoscere questa persona durante appunto un momento di mondanità, una festa, un incontro tra amici e ovviamente lì incontrare questa persona. Quindi sicuramente incontrerete la persona giusta che avrete modo di vedere più e più volte perché il due di coppe parla di più di un incontro che porteranno quindi all'approfondimento di questo rapporto. Quindi due di coppe è una carta bellissima, è la carta dell'amore per eccellenza. Quindi parla proprio del trovare la persona giusta. E vi ripeto, tra l'altro, non tra tanto tempo. Vediamo in questa posizione dei piccoli ostacoli che potrebbero esserci. Il 9 di spade, delle piccole preoccupazioni e paure. Allora, il 9 di spade parla di situazioni del passato, guardate quanti occhi, che potrebbero in qualche modo, vedete, non farvi riposare adeguatamente, perché appunto tutti questi occhi rappresentano gli occhi sul passato. Quindi uno sguardo che però non vi fa bene in riferimento a situazioni del passato che vi hanno ferito, turbato e che ad oggi possono diventare degli ostacoli importanti, non facendovi magari vivere del tutto in maniera immediatamente serena questa conoscenza. D'accordo? Quindi qui potrebbero esserci dei momenti, diciamo, di in qualche modo spaesamento che voi potreste provare perché potreste in qualche modo sentirvi appunto un po' spaesati di fronte a un grande amore che probabilmente non avete mai provato in vita vostra, che non avreste mai pensato di conoscere e incontrare. Ragazzi, per definizione anche il 9 di spade parla di piccoli rimorsi o sensi di colpa. Quindi, allora, nel caso in cui voi siate impegnate, il 2 di coppe può essere anche un colpo di fulmine con un'altra persona. Quindi potreste decidere di lasciare il vostro compagno e andare ovviamente definitivamente a far coppia con la persona nuova, ovviamente capendo chiaramente che la persona nuova è la persona giusta per voi, ma questo vi potrebbe imporre dei sensi di colpa notevoli nei confronti del vostro compagno ufficiale. Quindi in qualche modo voi potreste risentire molto di determinate situazioni che pur essendo felici per voi, potrebbero però appesantirvi l'anima. Il 9 di spade parla quindi, vi ripeto, di piccoli rimorsi, di sensazioni di disagio. Nel caso in cui, vi ripeto, voi non siate impegnate e quindi questo 2 di coppe possa riguardare comunque una nuova persona, ecco, il 9 di spade parla di situazioni del passato che potrebbero un po' turbarvi e farvi vivere in maniera poco serena questi incontri, questa conoscenza. Quindi quello che ovviamente ragazzi vi viene consigliato è di tagliare spade, quindi in maniera molto severa con il passato, perché il passato è tale. Il passato è passato. Non tutte le persone, grazie al cielo, sono come le persone che abbiamo conosciuto in passato. Cioè, le persone nuove che andremo a conoscere non è detto che debbano essere per forza
dei cloni di persone poco raccomandabili che potremmo in qualche modo aver conosciuto e frequentato in passato. Le persone non sono tutte uguali, d'accordo? Quindi è fondamentale liberarsi un po' da delle, diciamo, paure che potrebbero diventare un po' vincolanti o comunque, vi ripeto, farvi vivere in maniera meno serena del previsto determinate situazioni. D'accordo? Però, vi ripeto, il 9 di spade parla di difficoltà che provengono direttamente dal soggetto, quindi paure del soggetto, e che quindi possono essere comunque risolte nel momento in cui ci si ponga in ascolto in riferimento appunto alla nostra stessa interiorità, per cercare proprio di capire cosa del passato ogni tanto ci torna alla mente e ci addolora il cuore. Nella variante precedente invece si parlava proprio più di rivali, quindi di persone poco raccomandabili che possono in qualche modo creare degli ostacoli. In questo caso no, il 9 di spade non parla di rivali, parla di preoccupazioni, di ansie del soggetto stesso, derivanti da situazioni dolorose del passato, che però ovviamente contribuirebbe solo a farvi vivere con maggior stress una situazione così bella. D'accordo? Però vi ripeto, qui abbiamo un bellissimo 2 di coppe, ovviamente che fa da padrone. Quindi vi ripeto, entro pochissimo tempo, qui c'è un incontro molto bello con la persona giusta, una persona che saprà ovviamente ricambiare tutti i vostri desideri e sogni d'amore. D'accordo? Quindi una carta veramente molto 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 bella. Vediamo dunque in questa posizione invece le novità in ambito ovviamente economico-finanziario e professionale. Vediamo un po'. Che bello, 8 di bastoni. Allora, l'8 di bastoni ci parla proprio di comunicazioni, che anche queste arriveranno molto velocemente, molto più veloce questa variante rispetto alla precedente, perché l'8 di bastoni ci parla di comunicazioni che avverranno, vi ripeto, entro pochissimo tempo e che in qualche modo saranno comunicazioni molto belle, molto felici, appunto bastoni, quindi va a confermare l'ambito di riferimento, notizie, ma anche proposte, contratti. Quindi qui potreste ricevere notizie ottime nel caso in cui voi stiate cercando lavoro, perché siate per esempio in un momento di difficoltà e di disoccupazione, oppure l'8 di bastoni può parlare anche di, per esempio, un cambiare lavoro, trovando questa volta però il lavoro giusto. Quindi l'8 di bastoni è una carta bella, che parla di gioia, che parla di serenità, che parla di comunque un momento molto bello, molto positivo e anche remunerativamente importante. Però più che, diciamo, situazioni positive in ambito finanziario, qui abbiamo situazioni proprio positive in ambito professionale. Vi ripeto, inizierete a fare qualcosa del vostro lavoro, quindi o un nuovo lavoro o ovviamente pur rimanendo nello stesso ambito professionale, per esempio, inizierete una nuova attività, vi occuperete di qualcosa appunto di nuovo, una nuova progettualità che a voi piacerà molto e che metterà ovviamente alle stelle la vostra creatività. Quindi vi sentirete finalmente realizzati, cioè sentirete di fare effettivamente il lavoro giusto, di aver trovato il posto giusto. Quindi qui si parla veramente di grande soddisfazione con l'8 di bastoni. Quindi aspettatevi, vi ripeto, tra poco, delle buone notizie e ovviamente notizie che sono inerenti, saranno inerenti in particolar modo appunto all'ambito professionale. Notizie che potrebbero appunto riguardare un nuovo lavoro o comunque una nuova progettualità in cui, vi ripeto, voi vi sentirete appunto volare in alto. D'accordo? L'8 di bastoni è una carta di grado 8 che parla appunto della giustizia,
quindi vi sentirete finalmente ricompensati magari per tanta fatica, magari arrivate da una gavetta molto lunga, ecco qui arriverete ad un periodo e un momento di grande trasformazione e soprattutto ovviamente di progresso, evoluzione, svolta, ricompense. D'accordo? Quindi qui sicuramente si può parlare o di un mutamento di lavoro ex novo oppure diciamo di un avanzamento di carriera nel vostro stesso ambito. Quindi associazioni vantaggiose, contratti risolutivi, decisioni rapide e molto positive e ovviamente una situazione che di rimando da un punto di vista economico-finanziario sarà assolutamente positiva per voi. Ecco, anche in questa variante, come nella variante precedente, l'otto di bastoni può parlare appunto di un trasloco, quindi un cambiamento, per esempio, di casa, di luogo, di città, un trasferimento che però qui avverrà in maniera molto improvvisa, perché vi ripeto, l'otto di bastoni parla proprio di un cambiamento veloce, che potrebbe risultare magari qualcosa di un po' azzardato, ma che ovviamente porterà a voi sicuramente grande trasformazione. Quindi un periodo di grande affermazione. Allora, la carta dell'otto di bastoni generalmente è legata ai giorni che vanno dal 2 all'8 di agosto. Quindi viene ovviamente confermato quello che vi ho appena detto, cioè ovviamente qui si sta parlando al massimo di, vi ripeto, un paio di mesi, quindi attendere grosso modo fino al mese di agosto. Ma vi ripeto, è una carta molto bella che comunque implica delle ottime notizie, dei movimenti molto veloci che pur potendo sembrare azzardati, però poi in realtà si riveleranno molto positivi. Cioè potreste per esempio decidere di cambiare lavoro da un giorno all'altro, per poi rendervi conto che è stata la scelta giusta. Così come casa, può essere un trasloco, può essere un viaggio, sempre però ovviamente tutto legato all'ambito del lavoro, quindi qualcosa di molto importante, che però a voi servirà moltissimo, anche proprio per spogliarvi da determinate negatività del passato, 9 di spade, Vediamo a questo punto ovviamente qualche piccolo ostacolo, se ovviamente ci sarà, in ambito professionale, economico e finanziario. Vediamo un po'. Ma io direi assolutamente di no, perché qui abbiamo comunque la carta degli amanti che rappresentano delle scelte che però vengono fatte sicuramente in maniera ponderata, appunto gli amanti, con grande passionalità, con grande amore, amore anche ovviamente per il proprio lavoro e che se vi possono sì dare un po' di incertezza, perché gli amanti in accezione negativa possono rappresentare un po' di incertezza, però poi vi ripeto, tutti i dubbi verranno sicuramente sciolti, come vi dicevo, da questo 8 di bastoni, cioè potreste eventualmente fare delle scelte che possono sembrare magari appunto azzardate, quindi che potrebbero magari impensierirvi dopo averle fatte, però poi per rendervi conto successivamente che invece è la risposta giusta a quello che chiaramente invece deve accadervi. D'accordo? Quindi vi ripeto, ci potrebbero essere dei momenti di dubbio, di esitazione, un po' di instabilità, questo sicuramente sì, anche dei piccoli ostacoli, però vi ripeto, niente di così particolarmente eclatante. D'accordo? E chiaro è che nel caso in cui voi siate impegnate, ve lo già dicevo ragazzi con il 2 di coppe e la carta del 9 di spade, la carta degli amanti potrebbe rappresentare una decisione dura che voi dobbiate prendere per esempio in ambito sentimentale e questa situazione potrebbe comportare anche delle difficoltà in ambito professionale ed economico-finanziario, perché per esempio potreste avere un patrimonio da dover dividere con il vostro attuale compagno, nel caso in cui decidiate appunto poi di proseguire la vostra vita sentimentale con quest'altra persona che andrete a conoscere. Quindi è chiaro che gli amanti parlano comunque di situazioni da sistemare, ma qui non abbiamo la carta della torre, d'accordo? La carta della morte, qui abbiamo semplicemente, diciamo, un momento di disordine che ovviamente includerà in qualche modo il mettere tante idee
ovviamente sul tavolo per poi chiaramente dover razionalizzare e scegliere quale sarà la migliore, qual è il percorso migliore per poter portare avanti la situazione in modo equilibrato e fare la scelta giusta, d'accordo? Perché la carta degli amanti parla proprio di scelta, ok? Però è ovvio che queste scelte, nel momento in cui verranno fatte con, diciamo, raziocinio, quindi ponderando bene ogni passo prima di agire, la situazione sicuramente andrà a migliorare. D'accordo? Quindi vagliate bene tutte le opzioni e tutte le possibilità, anche nel caso in cui per esempio decidiate di cambiare lavoro, ecco, cercate di vagliare bene, di capire bene quale delle due posizioni possa essere quella più giusta, se appunto la ditta o la società per cui lavorate ad oggi oppure la nuova proposta. Quindi prima di fare qualsiasi passo azzardato, cercate di fermarvi a riflettere guardando i pro e i contro della situazione per poi effettuare una scelta, se non altro con, diciamo, una coscienza anche più leggera, cioè con la consapevolezza che è ciò che voi volete effettivamente fare, è il vostro lavoro, è la vostra reale passione. D'accordo? Quindi sì, ci parla di piccoli dubbi, piccole esitazioni, incertezze, un po' di instabilità, che però ovviamente lasceranno il passo sicuramente alla felicità. D'accordo? Ovviamente, vi ripeto, la carta degli amanti ci può parlare anche di una situazione sentimentale che in questo caso potrebbe in qualche modo andare ad interferire nella vostra situazione professionale. Cioè potreste per esempio mostrarvi magari particolarmente stanchi o comunque di poca energia in un determinato momento, nel momento in cui appunto andrete a fare questa scelta tra per esempio un compagno ufficiale e un'altra persona. Quindi non avrete magari la stessa energia e buon umore nell'andare per esempio al lavoro, nel momento in cui per esempio potreste provare questo 9 di spade, cioè sensi di colpa nel dover lasciare e nel voler lasciare il vostro compagno ufficiale per quest'altra persona. Ma vi ripeto, questi sono esempi per farvi capire che comunque sono delle situazioni sicuramente passeggere che ovviamente nel momento in cui la scelta verrà fatta, qui sicuramente tornerà il sereno e tornerete in ambito professionale assolutamente carichi e ovviamente pieni di energia, d'accordo? Ecco, anche la carta degli amanti ci parla di situazioni veloci, quindi al massimo un paio di mesi di realizzazione, dei 15 giorni a 2 o 3 mesi al massimo. Dunque, di conseguenza, vi ripeto, qui ci sono delle novità, tra l'altro entro breve tempo, quindi è una variante molto più veloce della precedente, con un aspetto sentimentale in primo piano rispetto anche alla variante precedente. Quindi qui ci sono scelte importanti, decisioni importanti che, vi ripeto, verranno prese e che chiaramente vi porteranno ad una grande trasformazione, come appunto vi dicevo con quest'otto di bastoni, in ambito sia sentimentale ma ovviamente anche economico-finanziario e professionale. Quindi qui la situazione è molto positiva, è molto bella e qui c'è un cuore che torna veramente ad innamorarsi. D'accordo? Quindi vi ripeto ragazzi, entro al massimo un paio di mesi, entro la fine dell'estate, qui sicuramente ci sono delle ottime novità, quindi una storia in arrivo, un approfondimento importante del vostro rapporto ovviamente con la persona che avete al vostro fianco, oppure la conoscenza con una terza persona, che potrebbe crearvi comunque delle difficoltà, ma che poi obiettivamente vi farà capire chiaramente che evidentemente il vostro cuore ha bisogno di altro, d'accordo? Dunque qui c'è una situazione molto bella che, vi ripeto, prenderà un'ottima piega, soprattutto appunto nei prossimi mesi, quindi nei mesi diciamo estivi veri e propri, in particolar modo grande attenzione appunto al mese di agosto, d'accordo? Di conseguenza ragazzi, ovviamente come dico sempre, mi raccomando, tenete duro e ovviamente a presto.